Ciao a tutti. Nonostante il Narciso non sia in grado di provare amore, prova sicuramente una sorta di infatuazione, in particolare per alcune personalità che lui percepisce come speciali. Molto spesso si pensa che tra queste personalità così importanti vi sia inclusa la vittima, con la quale il narcisista si relaziona per anni e addirittura per il resto della sua vita. Ma non è così, poiché questa preda è semplicemente la classica prescelta, ovvero quella disposta a sottomettersi, a farsi manipolare e a farsi calpestare la dignità. Da tenere presente che Narciso non soltanto non ama, ma arriverà al punto di denigrare la prescelta, visto che non tollera le persone con un carattere remissivo. Potrà sembrare un paradosso, ma il narcisista predilige colei che sarà in grado di dire no ai suoi bisogni. In poche parole, esistono solamente due tipi di personalità capaci di attirare l'attenzione del narciso. Stiamo parlando di ulteriori manipolatrici, vale a dire persone altrettanto disfunzionali, come le borderline, che risultano essere le partner ideali per il narcisista. Ma sussiste anche un'altra figura, la cosiddetta risolta, denominata Nemesi, persona questa con una forte emotività e con un sano narcisismo, capace di raggiungere qualsiasi obiettivo di vita e non disposta a cedere a nessuna forma di manipolazione. Tale persona ha la facoltà di non alterarsi e di non farsi umiliare da nessuno, tantomeno da una personalità narcisistica. E grazie alla sua alta autostima ha l'abilità di far sentire il narciso sbagliato e indifeso, tanto da far nascere in lui la paura dell'abbandono. Ed è proprio in questa fase che al narcisista scatta una vera e propria ossessione per la donna Nemesi, tanto che rimarrà fissa nella sua mente per sempre. Se desideri approfondire questo argomento puoi visionare il video Il peggior nemico del narcisista, Donna Nemesi, Cervo, Eco, Bucaneve. In realtà, la vera donna che il narciso rimarrà sempre attaccato emotivamente e mentalmente è la propria madre, la stessa che ha provocato quella dolorosa ferita narcisistica, la stessa che non ha saputo amare il suo bambino, la stessa che lo ha inconsapevolmente sedotto come fosse il suo compagno, la stessa che lo ha denigrato e abbandonato moralmente e spesso e volentieri anche fisicamente. Ma nonostante ciò il narciso rimarrà per sempre succube di questa anomala figura materna, odiata, amata e nello stesso tempo temuta. In sintesi, un complesso di Edipo mai risolto, che il narcisista tende a ripresentare incessantemente in età adulta, senza mai trovare pace, poiché la cosa che più lo terrorizza è il sentirsi rifiutato e abbandonato dalla sua adorata mamma. E vorrei puntualizzare che la genitrice in questione si presenta a sua volta con una personalità narcisistica, centrata soltanto su se stessa e sulle proprie necessità, a tal punto che non riesce a percepire il dolore altrui. Manca totalmente di empatia ed è prevalentemente una donna insensibile, cinica e consapevole del proprio vissuto emotivo e dei propri disagi. Una madre che usa l'amore come forma di controllo, che va a prevaricare e ad annientare il figlio maschio, poiché non desidera partorire questi figli, ma preferisce mantenerli nel proprio utero come rifornimento narcisistico. E tu cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.